amici del bosco, i vostri olivi hanno dei problemi, hanno qualche malattia, fanno poche olive? Forse state facendo qualcuno degli errori di cui parliamo in questo video. Più che andare per esempio a concimare un olivo, tocca pensare a nutrire la terra e i microrganismi. Dopodiché poi di conseguenza l'olivo troverà modo anche di nutrirsi. Poi lo possiamo sì aiutare con dei concimi per avere un po' più di produzione, eccetera. Però noi dobbiamo pensare a avere cura e rispetto per il terreno. Evitiamo le lavorazioni profonde, ma evitiamo proprio le lavorazioni in un oliveto, perché noi possiamo semplicemente limitarci a gestire l'erba, possiamo semplicemente gestire il tappeto erboso tagliando l'erba, sfalciandola o trinciandola. In questo modo noi non disturberemo quello che c'è sotto, il microbiota del terreno che è la vita, il fulcro dell'agricoltura. Qui vediamo la cresta di corteccia, la seguo, vedo che lo sento pure oltre a vedere dove finisce, più o meno finisce in questo punto, e allora traccio una linea ortogonale col ramo e trovo questo punto qui. E per capire l'inclinazione del taglio io dovrò procedere, dovrò appoggiare la sega dove ho il dito io. La nostra guida per la cura dell'olivo è Carlo Mascioli, dottore forestale espertissimo di olivicoltura, quindi ci dirà tutti gli errori più gravi che abbiamo fatto fino a qui ma che d'ora in poi non faremo più. Quando si trapianta non bisogna mai mettere il colletto dell'albero sotto il piano di campagna e non va mai coperto in qualsiasi momento della vita dell'albero. Il colletto è la parte fondamentale perché è la zona dove c'è il passaggio tra la terra, diciamo, e il cielo in qualche modo, è il punto dove tutte le forze che l'albero assorbe quando il vento lo investe, no? Quindi si scaricano in qualche modo, l'albero le dissipa come movimento, ma poi si scaricano nel colletto, per cui è anche una zona importante dal punto di vista strutturale. Nel caso dell'olivo il colletto ci mostra una cosa molto, molto interessante, ci mostra la sua natura di arbusto, perché in tutti gli olivi, chi ha gli olivi lo sa benissimo, tutti gli olivi producono sempre, tutti gli anni, chi più e chi meno, ma sempre, un sacco di rami a legno che si chiamano polloni, che vengono su proprio da questa zona qua. Il colletto, per quasi tutti gli alberi, ci sono pochissime eccezioni, si presenta come una svasatura del tronco. Qui vediamo proprio il tronco che si allarga, fa proprio una svasatura più o meno accentuata. Più l'albero è grande, più questa svasatura è accentuata. Sugli alberi giovani si vede magari poco, sugli alberi molto piccoli si vede appena appena, però c'è sempre questa svasatura che vediamo, questo allargamento, che poi è proprio il modo con cui l'albero, diciamo, rinforza questa struttura basale. Questa parte qui deve rimanere sempre, sempre fuori. C'è un vecchio detto delle campagne che narra il fatto che il piede dell'olivo, perché poi il colletto assume tanti nomi, no? Cioè, si chiama anche ceppo, ceppaia, pedagna, piede appunto. Il piede dell'olivo vuole sentire le campane della chiesa. Questo è un detto di saggezza popolare molto interessante perché ci richiama al fatto che il piede dell'olivo appunto deve stare sempre fuori. Quando noi alziamo il piano di campagna o copriamo il colletto andiamo a creare delle situazioni di asfissia vera e propria e la terra che si aggiunge sopra in qualche modo agevola l'azione di funghi che sono proprio specializzati ad andare ad attaccare il colletto, funghi di marciume del colletto proprio. Quando io vado a piantare un giovane albero, un giovane olivo, ma questo vale in generale, se io faccio una buca che è più profonda del vaso, del vasetto e quindi della zolla delle radici che la piantina ha, e quindi noi in qualche modo sprofondiamo la piantina dentro questa buca, succede che il colletto originario, quello che avevamo nel vivaio appunto, si trova a essere sotto magari di 10, 20, 30 centimetri. Ecco, questa cosa è assolutamente deleteria. Se noi facciamo una cosa del genere abbiamo condannato quell'albero a non diventare mai un albero adulto. Quando noi lo sprofondiamo giù in una buca, le radici stanno troppo in profondità e non hanno la possibilità di fare scambi gassosi, quindi di ricevere ossigeno per fare la respirazione cellulare. Quindi le radici cominciano a morire, la pianta cercherà di rimandare su le sue radici a prendere aria, che è una cosa impressionante, e spesso in questa operazione le radici addirittura si possono attorcigliare intorno al colletto, quindi si vengono a creare delle strutture molto negative e l'albero comunque magari sopravvive per 10, 20, 30 anni, poi a un certo punto comincia a soffrire quando l'albero soffre intervengono i patogeni e a un certo punto muore. Perché dovrebbe avere tutto questo bisogno di avere una buca enorme quando lui può nascere, un seme di olivo può nascere su uno scoglio e riuscire comunque a radicare, no? Quindi noi facciamo una buca magari larga se vogliamo aiutare l'albero, perché se smuoviamo la terra sicuramente gli facilitiamo il compito nelle fasi iniziali, ma non profonda.
Quando potare l'olivo, importante è sapere che c'è un momento dell'anno in cui non va assolutamente toccato. Sul periodo di potatura potremmo dire molte cose, anche perché l'olivo cresce in tante zone diverse climaticamente parlando, quindi è difficile definire un periodo preciso di potatura. Diciamo che il periodo di riposo vegetativo è il periodo migliore, però poi nelle zone in cui gela bisogna anche stare attenti. Se siamo all'inizio dell'inverno andiamo incontro ancora a esporre l'olivo alle intemperie. Però possiamo dire quando è il periodo che non si dovrebbe potare mai, che è il periodo autunnale, in particolare il periodo della raccolta. E questa cosa la voglio rimarcare, perché poi invece in realtà è quello che si vede fare molto, molto spesso. Perché si pota durante la raccolta? Perché magari l'olivo non è stato mai tenuto bene, è sfuggito in alto, quindi c'è l'olive in posizione molto scomode da raccogliere, allora uno approfitta della situazione, così io tiro giù i rami, li taglio, li porto per terra e raccolgo comode le olive. Ecco, perché non va bene questa cosa? Ma non va bene per tanti motivi, tra cui per esempio il fatto che durante la raccolta noi non abbiamo la giusta concentrazione. La potatura è un'attività molto intellettuale che richiede insomma un dialogo, per cui noi quando raccogliamo le olive siamo in famiglia, chiacchieriamo, e già questo non va bene, e questo da un punto di vista nostro, però soprattutto da un punto di vista della fisiologia della pianta, perché l'autunno è il momento in cui la pianta comincia a prepararsi pian piano per il riposo vegetativo. Questa è la cosa più importante. Se noi andiamo a togliere i rami, diamo informazione alla pianta in direzione opposta, perché se noi togliamo un ramo, la pianta quel ramo lo vorrà rifare, per cui non penserà ad andare in riposo vegetativo, ma penserà a fare succhioni per riformare quel ramo, quindi noi gli stimoliamo la vegetazione. Allora, stimolare la vegetazione in autunno significa che poi arriva l'inverno e il freddo e la pianta è in attività vegetativa e quindi sarà molto più suscettibile alle gelate. Per cui l'autunno non è mai un periodo buono. Grande attenzione al colletto della pianta, bisogna assolutamente evitare le ferite accidentali. Le lesioni meccaniche al colletto sono forse l'accidente più grosso per gli alberi in generale e per gli alberi piccoli in particolare, perché gli alberi piccoli sono quelli dove è più facile che ci avviciniamo molto al colletto. Un albero grande, per esempio, può avere una chioma molto sporgente che in qualche modo fa sì che noi non arriviamo fino a sotto, no? Ma sugli alberi giovani in realtà questa è la cosa più frequente, con il decespugliatore. Questo succede anche tantissimo in città, per esempio, si piantano nuovi alberi per il verde cosiddetto cittadino, e poi dopo si va a tagliare l'erba con decespugliatore o anche con macchinette, insomma, di vario tipo, e andiamo a sbattere o a lesionare con il filo, con la lama, sbattendoci proprio con dei mezzi sul colletto. Quando un legno viene scortecciato, il legno sottostante, il cambio e i tessuti viventi muoiono per disidratazione, per cui un colletto che non andiamo a ferire con un decespugliatore, eccetera, gli abbiamo tolto la parte vivente che è il cambio, per cui quella pianta non potrà che soffrire e non arriverà mai ad avere poi, diciamo, uno sviluppo futuro, una sua maturità. Quindi questa è la cosa più frequente. E in campagna bisogna stare attenti soprattutto anche quando lavoriamo, per esempio con il trattore, la fresa, eccetera, con i mezzi, perché lì è molto più facile fare anche grandi ferite, anche sugli alberi grandi, e quindi quando andiamo a passare vicino agli alberi facciamo delle curve, eccetera, bisogna stare attenti a fare le manovre fatte bene, perché in realtà purtroppo è pieno di alberi, pieni di danni sotto, perché si pensa sempre che sia una cosa di poco conto. Invece ogni volta che noi scortecciamo abbiamo ucciso il cambio, per cui lì il legno muore. In questo caso invece vediamo che il colletto sta nella giusta posizione, sente, come si dice, le campane della chiesa, e quindi la pianta avrà possibilità di crescere bene. Su un giovane olivo bisogna curare è il fatto di non far crescere troppa erba intorno alla piantina, perché questo è l'unico momento della fase della vita dell'olivo in cui l'erba, specialmente le graminacee, la gramigna in particolare, può arrivare a fare una competizione energica con le radici della pianta. Cosa che non accadrà mai quando l'olivo si fa grande, ovviamente, che non teme certamente l'erba sottostante, anzi l'erba gli fa bene perché li ombreggia, eccetera. Quindi l'erba andrebbe controllata. Se ci mettiamo a tagliare rischiamo di danneggiare il colletto, se siamo una zappa rischiamo di danneggiare le radici dell'olivo, per cui diciamo che è sempre un aspetto un po' complicato. Quindi sarebbe sempre consigliabile di usare al momento della messa a dimora di un albero, di usare della pacciamatura, un disco pacciamante o della pacciamatura come il legno macinato, paglia, eccetera, qualsiasi cosa che mi tiene l'erba a bada. Al momento della potatura, attenzione ai tagli, devono essere effettuati in punti specifici della pianta ed essere molto precisi. È un taglio importante, bisogna farlo con il migliore dei modi, rispettando la sua anatomia. Questa è una biforcazione, una dicotomia appunto, e vediamo questa cresta di corteccia che sta al centro. Ecco, questo deve essere un pochettino il punto di riferimento. Non danneggiare questa cresta, per cui io non mi metterò mai così sopra, ma mi metterò semmai qui, cioè a qualche millimetro più in là. E poi, per capire l'inclinazione della lama e quindi come procedere nel taglio,
Io mi devo regolare su questa cresta di corteccia dove finisce, ecco questo è il punto in cui finisce, tracciare una linea ortogonale al ramo e andare a definire il punto dove dover arrivare con il taglio. Ecco, questa sarà l'inclinazione giusta per questo taglio. Ora però, prima di procedere in questo modo, io devo assolutamente scorciare la branca prima, perché altrimenti il peso mi porterebbe a strappare la corteccia e a fare una scosciatura. Si fa prima un'intacca sotto, si fa qualche colpo di segaccio, poi ci si sposta sopra di circa mezzo centimetro, un centimetro e si procede con il taglio. Questo crack che si è sentito è proprio la cerniera che ho lasciato e che mi ha impedito appunto una lacerazione della corteccia. Mi ritrovo i punti che avevo prescelto e so che devo fare un'inclinazione più o meno in questo modo. Questa è la ferita, che sicuramente è una ferita abbastanza importante, diversi centimetri, però la superficie è perfettamente liscia, i bordi non sono sfrangiati o strappati. Ecco, qui sappiamo che la pianta ha le migliori possibilità di ripararla questa ferita con sostanze chimiche, fenoliche, eccetera, che mette al suo interno, più che chiuderla, perché l'olivo difficilmente chiude le ferite. Quindi più che altro le impregna di sostanze chimiche in modo tale che siano poco appetibili dagli organismi lignivori. Un ramo che inizia grande e termina con le sue estremità, non possiamo mai pensare di mozzarlo, perché quando noi mozziamo quel tipo di ferita, grande o piccola che sia, che è un taglio di capitozzatura come si dice, grande o piccolo che sia, fa danno. Ovviamente più è grande più è maggiore il danno. Per scorciare questo asse io mi trovo un ramo laterale a questo asse, che in questo caso è eccolo qui, che è più corto, e posso procedere con un taglio dove vado a togliere questo mantenendo quel ramo laterale come ritorno, come si suol dire. Questo è un taglio che posso ancora fare con le forbici, eccoci. Io ho scorciato notevolmente l'asse, ma ho mantenuto l'integrità idraulica, direi così, del ramo, perché a questo punto il sistema di trasporto della linfa non viene interrotto, ma può confluire su questo ramo secondario e quindi il ramo continua a funzionare bene ed è integro e quindi la pianta diciamo che si accorge poco di quello che ho fatto. Quando io invece vado a scorciare un ramo non badando alle sue ramificazioni laterali, come si dice tecnicamente andando a fare un taglio internodale, cioè tra i nodi, quindi qua faccio questa cosa qui, ecco, io ho troncato il ramo e ho fatto una capitozzatura. In questo caso qual è il problema? Il problema è che il sistema idraulico viene compromesso perché viene spezzato a metà, i vasi conduttori entra l'aria per cui vengono tutti completamente devastati, non funzioneranno più e la pianta dovrà fare completamente ex novo un nuovo sistema di trasporto della linfa sulla parte più esterna sotto corteccia e ricominciare da capo e riformare la struttura che siamo andati a togliere. L'inclinazione del taglio è fondamentale. Qui vediamo il taglio fatto con una motosega, dove al di là dello scalino, perché sono stati due tagli, però vediamo che la superficie è leggermente ondulata, si intravede questa cosa, insomma non è una superficie perfettamente liscia, quindi vuol dire che la superficie aumenta proprio perché è ondulata e quindi aumenta il rischio di contaminazione da parte degli agenti lignivori. Il taglio fatto con un segaccio che taglia bene, fatto a mano, invece è perfettamente liscio, al tatto sembra quasi una superficie di marmo levigata. Sì, le spore arriveranno pure perché comunque è un taglio di grandi dimensioni e impiegheranno più tempo per aggredire il legno. L'olivo è una pianta che ha bisogno di pochissima acqua, le nostre irrigazioni quindi devono essere finalizzate soltanto a sostenerlo in momenti particolarmente difficili e dobbiamo sapere come intervenire. L'olivo di per sé è una pianta che proviene nella sua origine da ambienti aridi, spesso viene coltivato anche in ambienti aridi, no? Pensiamo terreni sassosi, terrazzati, diciamo ben esposti, eccetera. Quindi in realtà l'olivo non ha bisogno di acqua per la sua sopravvivenza, questa è la prima cosa che dobbiamo dire. Però c'è anche un'eccezione, se noi oggi piantiamo un giovane olivo, ecco, quei giovani olivi dobbiamo innaffiarli chiaramente, perché il primo anno, la prima estate in particolare, ma anche spesso il secondo anno, specialmente se la stagione è poco piovosa, è il momento in cui la pianta ha bisogno di acqua per sopravvivere. Visto che le stagioni sono sempre più irregolari, spesso ci sono anche primavere molto, molto asciutte, perché se l'estate non piove diciamo che l'olivo lo sa ed è abituato, però quando non piove al di fuori di questa stagione, ecco che ci possono essere dei problemi a livello di produttività dell'olivo. Visto che noi comunque l'olivo lo coltiviamo per fare l'olio, per fare le olive, in certi casi potremmo anche aiutarlo con delle innaffiature.
Questa è una cosa diciamo opzionale, no? Perché possiamo in questo modo aumentare la quantità di olive, quindi la quantità di olio nell'olivo, addirittura a certe volte anche la qualità, perché l'estrema siccità prolungata può anche peggiorare la qualità dell'olio. Quindi ecco che l'irrigazione può anche essere utile, però va fatta sempre in maniera molto sporadica, non tutti i giorni. In qualche modo bisogna sempre arrivare a un punto di stress e poi aiutarlo l'olivo, quindi vorrebbe un'irrigazione molto personalizzata all'olivo rispetto ad altri alberi, perché un eccesso di acqua comunque all'olivo fa male. Quindi un conto è dargli un po' di acqua per aiutare a avere più olive in stagioni particolarmente difficili, e un conto è dargli l'acqua tutti i giorni. Quell'acqua tutti i giorni non farà mai bene all'olivo. Ma io poi aggiungerei pure che l'acqua tutti i giorni, di quella per esempio che diamo a un prato, in realtà non fa bene quasi a nessun albero. Quindi diciamo che io ho visto nella mia attività professionale morire tantissimi alberi per irrigazione costante. L'errore forse più grave è quello di non preoccuparci di come sta la terra, perché è proprio il suolo a sostenere la vita della pianta. Quindi occupiamoci anche di questo. L'agricoltura, l'olivicoltura, ma l'agricoltura in generale parte dalla terra, per cui diciamo la prima cosa, la prima attenzione che dobbiamo avere è proprio verso il terreno. Se noi sbagliamo sotto possiamo essere bravissimi come potatori, ma se noi maltrattiamo l'olivo sull'apparato radicale, maltrattiamo soprattutto il suolo, non avremo mai grandi risultati. Qui notiamo questa cosa, vediamo questo, come si dice tecnicamente, un inerbimento a strisce, cioè la striscia dove sta il filare di olivi giovani piantati si è mantenuta all'erba. Questo per quale ragione? Sì, abbiamo detto che l'erba può andare in competizione con l'olivo, quindi va controllata, però questa striscia inerbita è una garanzia per non andare a rischiare di rompere le radici con gli apparati che lavorano con la fresa in questo caso. Quindi tutto intorno vediamo che è fresato, ma qui l'olivo è stato mantenuto con questa sua area di rispetto, e questo diciamo che è positivo. Le radici sono in realtà molto delicate, così come quando potiamo dobbiamo fare dei tagli precisi, una ferita con dei margini netti eccetera, la stessa cosa dobbiamo immaginare nelle radici, cioè le radici non dovremmo proprio danneggiarle, ma comunque la ferita che andiamo a fare può essere più o meno grave. Ecco, ogni qualvolta noi lavoriamo il terreno, per esempio con una fresa, o se andiamo più in profondità ancora peggio, noi stronchiamo le radici, e questa cosa ha delle conseguenze assolutamente negative, perché comunque in primis rompiamo il mezzo con cui l'albero assorbe l'acqua, per cui diciamo questa è già una cosa grave. Se il danneggiamento è grave, la pianta potrebbe già morire per questo. Per quello che riguarda questa lavorazione qua diciamo che comporta una serie di rischi. Innanzitutto, come abbiamo detto, c'è un rimescolamento degli orizzonti, per cui in qualche modo andiamo a danneggiare i funghi, i batteri e tutto questo. Poi ci sono anche dei rischi molto grossi, e cioè qui abbiamo un terreno abbastanza pesante, per pesante intendo dire argiloso. Infatti vedete queste zolle come sono indurite, no? Bisogna mettere qui per rompere pian piano. Ecco, su un terreno particolare argilloso, ma questo vale un discorso che vale in generale, quando lavoriamo sempre alla stessa profondità, mettiamo una fresa che lavora a 10 cm, all'11° centimetro si forma uno strato compatto, cioè gli attrezzi che lavorano tendono a compattare il terreno e si forma la cosiddetta soletta di lavorazione. Questo comporterà una difficoltà di infiltrazione dell'acqua piovana, quindi oppure un ristagno di acqua, o comunque un minore passaggio di ossigeno, tutti fattori estremamente negativi per lo sviluppo delle radici. Le radici le danneggiamo non solo se andiamo chiaramente a lavorare con una fresa o con un arato, ma le danneggiamo anche per esempio solo passandoci. Cioè il passaggio dei mezzi pesanti determina il compattamento del terreno. Allora, se il terreno, specialmente se è argilloso e specialmente se è bagnato, quindi diciamo questi sono fattori che aggravano la situazione, quando il terreno si indurisce e si compatta, va via la parte porosa, va via l'aria, e quindi le radici non hanno più condizioni di vita adeguate e quindi vanno a morire pian piano, vanno a deperire, e anche in quel caso sono soggetti a attacchi di marciume eccetera eccetera. E questa cosa è estremamente frequente. Come si fa a vederla? È facile vederlo. Un campo pianeggiante, per esempio, oggi piove, dopo 3 giorni ci sono ancora le pozze d'acqua. Beh, lì c'è un problema di compattamento e di ristagno d'acqua, e quindi le radici staranno sicuramente male. La cosa più importante che bisogna considerare del terreno è avere una consapevolezza, il fatto che il terreno non è una cosa morta. Cioè il terreno è fatto anche di cose inorganiche, appunto, che è la sabbia, l'argilla, per esempio, i sassi che ci sono, quindi sapere la composizione chimico-fisica del terreno è importante, però la cosa più importante è sapere che il terreno è un superorganismo, cioè il terreno è ricco di vita, ricchissimo di vita. Tutti sappiamo che ci sono i lombrichi, ecco, i lombrichi sono gli organismi più grandi, più macroscopici che noi possiamo vedere, però in realtà la vita microscopica, che è fatta di batteri, di funghi, di alghe unicellulari e soprattutto di tanti artropodi, di tanti altri organismi, ecco, questa è la cosa più importante che bisogna
di cui bisogna avere consapevolezza, perché se ne abbiamo consapevolezza da qui discende le scelte agronomiche che andiamo a fare. Tiriamo fuori una conclusione, che ogni qualvolta andiamo a lavorare la terra, per esempio con un'aratura, con una fresatura, in cui andiamo a modificare, a mischiare gli orizzonti, che cosa succede quando facciamo queste lavorazioni? Succede che per esempio i microbi che stanno in profondità li portiamo in superficie e muoiono perché hanno troppo ossigeno, quelli in superficie li portiamo in profondità e vanno in asfissia perché non hanno più ossigeno. Tutte le reti miceliari, che sono queste reti complesse che collegano gli alberi, collegano le piante erbacee, eccetera, le spezziamo tutte, per cui ogni qualvolta lavoriamo la terra noi facciamo un grande disastro. Quando noi andiamo a rompere il tappeto erboso, così andiamo a disintegrarlo perché abbiamo lavorato, abbiamo fresato e portiamo la terra nuda, ecco, molti hanno la sensazione di aver fatto un buon lavoro, di vedere il terreno con la terra nuda, e spesso viene definito quel terreno bello pulito, ordinato. Ecco, questa pulizia e ordine non corrisponde in realtà alla felicità di quello che ci vive nel terreno, perché quando noi andiamo a distruggere tutte le piante, distruggiamo tutte le piante e i microrganismi, e la terra la esponiamo alle intemperie, per esempio al sole estivo. Ecco, la terra si riscalda, per cui la vita sottostante va in stress. Il terreno che non ha più una copertura erbacea, per esempio, è sottoposto all'erosione della pioggia, quindi l'erosione porta via la parte superficiale, che è la parte più ricca, perché poi la parte viva del terreno, sì, sono i microbi, ma è la sostanza organica. La sostanza organica la provoca proprio l'erba che noi vediamo, quindi la ricchezza della composizione del tappeto erboso ricco di leguminosi, eccetera, determina una buona qualità della sostanza organica, e quella sostanza organica, che poi non è altro che l'humus, è quello che alimenta gli organismi. Ecco, noi dobbiamo pensare ad alimentare gli organismi. Mi raccomando, seguiamo i consigli di Carlo, che ci ha detto veramente cose semplici da ricordare ma preziosissime da applicare nel campo. E vi ricordo che è possibile partecipare ai corsi di formazione che fa Carlo, vi lasciamo i suoi contatti così potete avere informazioni su dove lo incontrate. Fa anche consulenze se avete bisogno di una consulenza per il vostro oliveto. Carlo, grazie veramente. Ultimo consiglio bonus che possiamo dare? Direi forse questo, che ricordiamoci sempre che prima per esempio di tagliare un ramo, pensiamo molto bene a quello che andiamo a fare, pensiamo bene alla conseguenza della nostra azione, qual è il nostro obiettivo. Dobbiamo essere in grado di spiegare perché facciamo questa cosa. L'idea sarebbe io faccio questa cosa per questo, quindi avere una bella motivazione, perché una volta che abbiamo tagliato non torniamo più indietro, per cui azioniamo prima il cervello e poi dopo le mani. E se volete altri contenuti sulla coltivazione dell'olivo, noi torniamo a trovare Carlo. Scrivetecelo nei commenti però. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!